Allora, BioVe è oggi una startup innovativa fondata nel 2019, a fine del 2019. Il 2020 è stato praticamente il nostro primo anno realmente operativo. È stata fondata da me, che sono uno dei founder, e da Emanuela, che è la mia socia. Quindi 2 founder sostanzialmente. E io e lei ci siamo conosciuti come colleghi in un'agenzia di pubblicità. Tempo fa facevamo tutti e 2 i comunicatori in una grossa multinazionale dell'advertising sostanzialmente. Io ho lavorato tanto tempo a Londra, ho lavorato tanto tempo a Milano, insomma il mio lavoro precedente era proprio quello dello strategic planner, del concept creator, o comunque un creativo sostanzialmente, venivano chiamati così. La mia socia invece era più sul lato accounting, quindi contatto col cliente. Tutti e 2 ci siamo licenziati, quindi non siamo stati mandati via da quel mondo del lavoro, ma siamo licenziati proprio per un'attitudine personale. Per me una grossa voglia di imprenditoria, di fare qualcosa di nuovo, di fare qualcosa di mio, una cosa che comunque mi ha sempre guidato nella mia vita. Vengo da una famiglia di imprenditori, quindi in qualche modo questo mi era un po' connaturato. E la mia socia credo più per una questione di crisi di valori molto forti a un certo punto. Tant'è vero che poi dopo quell'esperienza ha fatto un po' di volontariato in Africa, è tornata a Torino e ha portato a Torino una onlus che già esisteva in Europa, diciamo una delle prime onlus che poteva fare recupero di eccedenze alimentari, perché voi sapete che prima non si poteva fare fino a poco tempo fa, era assolutamente vietato riutilizzare gli scarti alimentari, i surplus alimentari, per essere poi ridonati in beneficenza, mentre una legge chiamata legge Gadda o del buon samaritano di un po' di tempo fa ha dato questa possibilità anche a livello legislativo. Quindi porta questa onlus che io trovo subito interessante e comincio anch'io a prestare attività come volontario in questa onlus. In questi mesi di attività ci rendiamo conto che c'è un alimento in particolare che è molto difficile anche da ridistribuire proprio in beneficenza, e questo è il pane. Il pane se ne avanza tantissimo, molto di più di quello che uno immagini, ed è incredibilmente difficile anche redistribuirlo in beneficenza. Questo ci ha stupito moltissimo, cioè non si riesce neanche a regalare a un certo punto. E questo è perché effettivamente in Italia ci sono 1300 tonnellate al giorno di surplus legato solo ed semplicemente al pane. Quindi ci viene in mente effettivamente, io con il mio drive a voler fare imprenditoria, a voler creare qualcosa di nuovo, e il suo, diciamo, l'interesse quindi a fare qualcosa di concreto in valori che interessavano entrambi, ci siamo detti di fondare una società profit, proprio perché tutti e 2 abbiamo toccato con mano il no profit e ci siamo resi conto che per certe cose è adatto, ma per altre assolutamente no. Quindi volevamo fare una società profit capace di essere sostenibile sia economicamente, ma soprattutto capace di fare una cosa molto precisa, che era quella di ridurre ulteriormente sprechi alimentari. Non sostituirci al mondo che già esiste, ma aggiungerci, proprio perché nonostante tutti gli sforzi che già si fanno contro lo spreco alimentare, dati alla mano, sappiamo che avanza ancora troppo. E quindi creare un passaggio in più capace di recuperare ancora una parte e farlo in maniera innovativa ci è sembrato una cosa giusta da fare. Noi effettivamente abbiamo sviluppato un sistema logistico di recupero del surplus alimentare. Quindi per noi la vita, il ciclo vitale di un alimento non finisce nel momento in cui non è più vendibile, anzi per noi comincia in quel momento lì. Quando un alimento non è più vendibile, comincia quello che per noi è il suo ciclo di vita utile. Quindi cerchiamo cerchiamo con tutti gli sforzi possibili di recuperarlo e reindirizzarlo verso la sua seconda vita, che è quello che noi letteralmente facciamo.
Quindi prendiamo la bioeconomia circolare proprio di faccia, letteralmente, cioè noi andiamo a prendere un surplus a fine vita e lo ritrasformiamo in un prodotto con un nuovo valore. In questo caso ci siamo concentrati molto sul pane per il motivo che dicevamo prima, perché ce n'è tantissimo, è una fonte praticamente inesauribile ed è ancora incredibilmente utile per la sua trasformazione. Nella fattispecie io sapevo già che si potesse fare una birra utilizzando il pane, è una ricetta ancestrale, probabilmente babilonese, però ci sono delle tracce storiche già in tempi egizi, quindi alla fin fine non è una novità, ma quello che è una novità è utilizzare la birra come un sistema di recupero di eccedenze alimentari. In questo caso di pane. Insomma, scopriamo che la birra è un ottimo sistema per recuperare pane e quindi effettivamente cominciamo a studiare un modello di business capace da una parte di andare a recuperare questi surplus e dall'altra capace anche di poter rivendere il frutto della trasformazione, dell'upcycling di questa materia. Biova Project. Noi siamo partiti da un'equazione che ci caratterizza molto. Con 150 kg di pane invenduto facciamo 2500 litri di birra artigianale. Facendoli birra in questo modo non solo andiamo a togliere uno scarto, andiamo a togliere un po' di spreco da quella montagna che vi dicevo prima, ma andiamo anche a non utilizzare materia prima. Quindi noi andiamo a risparmiare fino al 30% sulle birre e fino al 40% sugli altri prodotti che facciamo di materia prima. E lo andiamo a sostituire con una materia che in teoria era alla fine della sua vita. Quindi andiamo a generare un life cycle equivalente che è inferiore di un paio di tonnellate ogni volta che facciamo un batch. È un calcolo che abbiamo fatto fare dal Politecnico di Torino ed è proprio la somma di due fattori molto interessanti, cioè la non gestione di un rifiuto, il non sprecare un rifiuto, ma il riutilizzo di quel rifiuto, ma soprattutto anche il non utilizzo di materia prima che invece dovresti utilizzare. Quindi noi su 300 kg di orzo che servono per fare una cotta da 2500 litri più o meno, in realtà ne usiamo solo 200 o poco meno di 200. Appunto, prima di pensare che Biova Project sia un birrificio, è tutt'altro, non è niente a che vedere con un birrificio, pensiamo proprio a questo. Noi quello che stiamo mettendo su è proprio cercare di istituzionalizzare la logistica del surplus alimentare, quindi il recupero, lo stoccaggio, il tracciamento, tracciare l'origine è super importante per noi, così come è importante accumulare dati su tutto quello che recuperiamo, quindi non è un passaggio dove le cose poi scompaiono, ma anzi è un registro, è un vero e proprio registro quello che noi facciamo. E poi creiamo diversi prodotti con questi surplus, li pensiamo noi, li ideiamo noi e soprattutto li commercializziamo noi, perché chiaramente l'altra parte poi qualcuno dice che siamo bravi a vendere, però non lo so, qualcuno dice di noi, effettivamente è quell'altra parte che poi facciamo, quindi lì li vendiamo, quindi creando surplus vero, cioè di valore aggiunto, che è quello che ci interessa. Quindi il progetto è tantissimo in grande distribuzione, siamo in tutta Coop Nord-Ovest, siamo in Une, siamo in Italy, siamo in Carrefour, quindi abbiamo una grossa penetrazione capillare da questo punto di vista. E poi chiaramente ovunque possibile siamo in Horeca, tipo Fornobrisa è uno di questi, ma tanti altri, perché poi il progetto si presta anche a una declinazione territoriale che per noi è molto importante, cioè facciamo per esempio Biova col pane del lago di Como, Biova col pane milanese o Biova col pane ligure, quindi in qualche modo in ogni territorio studiamo una distribuzione ad hoc e cerchiamo di approcciarci a tutti i canali, cioè per noi è meglio vendere 1 milione di bottiglie a €1 che non 10.000 a €10. Alla fin fine per noi poi il volume diventa un driver per raggiungere il nostro poi obiettivo vero, la KPI vera, cioè ovvero tonnellate di pane recuperato.
il 92% delle operazioni di Biova Project è il recupero, e quella cosa lì è particolarmente difficile, particolarmente complessa. Uno, perché c'è ancora molta vergogna da parte dei produttori di pane a venire allo scoperto, a fare outing, a dire io spreco, sono ancora un po' restii a dirti che c'è dell'invenduto. Quindi questa può essere una prima difficoltà. Quando si sorpassa questa difficoltà, chiaramente ti rimane la difficoltà logistica, operativa. Non è molto facile. Insomma, se un birrificio vuole comprare il malto d'orzo, glielo portano fino a casa. Se tu hai bisogno anche di una materia a fine vita, non esistono posti in cui le puoi andare a comprare, te le puoi solo andare a recuperare da solo. Quindi la prima parte, se vuoi, di difficoltà può essere quella, unita a un po' di, appunto, nonchalance nello sprecare, nel non dichiarare gli invenduti da parte di grossi produttori, distributori, eccetera, eccetera. Per il resto non abbiamo avuto grosse difficoltà a convincere il pubblico che i prodotti fatti dal pane invenduto sono buoni. Perlomeno quello non è stato difficile. Se effettivamente devo ammettere che la birra è un prodotto facile, la birra è sempre stata considerata pane liquido anche prima del nostro intervento, quindi alla fine non fa strano dire che dentro una birra c'è pane. Su altri prodotti potremmo avere anche più difficoltà culturali. Già tipo adesso noi recuperiamo gli scarti della lavorazione della birrificazione, ovvero le trebbie, e ci facciamo uno snack. E da questo surplus, quindi andiamo anche a recuperare i nostri surplus, quindi stiamo andando verso lo zero waste, e con questo andiamo a fare vari prodotti. Quindi magari quando uscirà la pasta fatta dalla trebbia, stiamo pensando anche a una pasta, a un cookies. Noi vorremmo creare un prodotto per almeno ogni occasione di consumo, quindi diciamo per la colazione, per la merenda, per il pranzo, ma proprio perché vorremmo avere una linea di prodotti pensati e pronti per la transizione ecologica, cioè di prodotti che consumano meno, che poi alla fine, se ci vai a pensare, è tutto qua. Cioè quello che noi facciamo è creare prodotti che consumano meno, è un po' come ridurre la dimensione dei motori, sì, ovvero, cioè non è che smetti di consumare o di sprecare o di emettere, però molto meno, e soprattutto usando meno risorse vergini. Cerchiamo di rendere a disposizione a più persone le risorse. Siamo comunque in un mondo con una popolazione che ancora sta crescendo, sembra che crescerà almeno per i prossimi 10 anni ancora, quindi avremo bisogno di ancora altre risorse. Quindi creare prodotti che riescono a sfamare lo stesso numero di persone, ma lo fanno usando meno risorse, perché una parte di queste risorse le vai a prendere da ciò che noi occidentali normalmente buttiamo via, a me sembra una bella strada da percorrere. Io sono cresciuto in un mondo che non aveva neanche la consapevolezza di sprecare. Cioè, lo facevamo, ma non lo sapevamo. Cioè, chi lo sapeva? No? In qualche modo non ce l'aveva spiegato mai nessuno. Oggi credo che, appunto, sia diverso, quindi io penso che questa consapevolezza sia aumentata, però questo è fondamentale continuare a dire che comunque certe culture, certe popolazioni, tutti noi sprechiamo troppo, mangiamo troppo, sprechiamo troppo, e questa cosa qui alla lunga non sarà sostenibile per il pianeta. Cioè è inutile continuare a nascondersi dietro a un dito. Quindi comunque la consapevolezza del fatto che non esiste essere umano senza spreco, e quindi bisogna in qualche modo correre ai ripari, questa consapevolezza deve essere rafforzata e costantemente insegnata in qualsiasi ambito. E quindi da lì in poi gli istituti d'agraria o tutti quelli che comunque hanno a che vedere con la formazione di poi esperti della gastronomia, dell'alimentazione, della trasformazione, della coltivazione, devono essere edotti dal fatto che oggi il surplus è un valore,
non è una cosa che va considerata come un tempo scarso, ma può essere un mondo, cioè è come se veramente fossimo in un mondo che produce surplus. E quindi quella è una produzione e quindi quella va utilizzata come risorsa. E quindi degli esperti di surplus sarebbe bellissimo averli domani a disposizione.